Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo finalmente raggiunto e superato i 10.000 iscritti sul canale YouTube. Grazie, davvero grazie infinite. Siete assolutamente fantastici e io mi sento davvero fortunato a far parte di una così bella community. Tutti voi avete dimostrato una certa curiosità seguendo il canale ogni settimana e guardando queste formiche. E fino a qualche mese fa non avrei mai pensato di raggiungere questo straordinario risultato. Per festeggiare insieme questo traguardo, ho deciso di fare un piccolo giveaway mettendo in palio uno dei miei formicai in gas beton. Assicurati di guardare il video sino alla fine per capire come partecipare all'estrazione del vincitore. Voglio raccontarvi un po' la storia di come ho incominciato. Ho posseduto diverse colonie di formiche, sia autoctone che esotiche, ma non scorderò mai la mia prima regina. Era una regina di Lasius emarginatus. Soprattutto non scorderò mai l'emozione provata qualche mese dopo, quando sono nate le prime formiche. Vederle muovere i primi passi e realizzare che la mia prima colonia prendeva forma. La mia passione per il mondo degli insetti è sempre stata innata fin da bambino. Passavo ore ad osservarli, ma le formiche hanno sempre catturato il mio interesse più grande. Sollevavo i sassi perché sapevo che loro erano nascoste lì sotto. E devo confessarvi che da piccolo, come tanti, con le formiche ho giocato, anche in modo un po' crudele. Sono state le mie vittime preferite. Le facevo combattere fra di loro, le bruciavo con accendini, fiammiferi e fiamme ossidriche, allagavo i loro formicai, inserivo petardi magnum negli ingressi dei loro nidi e li facevo esplodere. Sì, insomma, una vera testa di Ho iniziato ad allevare formiche come molti di voi, per caso e curiosità. Ho trovato la mia prima regina mentre ero in giardino a fare altro. A dire il vero, me la sono trovata sui vestiti e invece di ucciderla o scrollarmela di dosso, ho semplicemente deciso di tenerla. La prima cosa che ho fatto è stato cercare informazioni su internet e leggendo i risultati mi sono imbattuto nella community di formicarium.it. Con il tempo, la passione per le formiche si è trasformata in un vero interesse, con un approccio più sano nei loro confronti. Ero intenzionato a scoprire quanto più possibile su di loro, sul loro modo di vivere, su come si origina una colonia. Ero affascinato dal fatto che, pur essendo numerose, venissero definite un unico organismo. Sono completamente rapito dall'etologia di queste piccole creature. Nel crescere le mie prime colonie ho fatto qualche errore, ma non ho mai mollato. Anzi, dagli errori fatti ho sempre tratto insegnamento e corretto il tiro. Appena sono riuscito a capire certi meccanismi per il loro allevamento, ho incrementato il numero delle colonie e delle specie. Sì, perché le formiche sono come le caramelle. Se hai una colonia, ne vuoi un'altra ed un'altra ancora. In molti mi state chiedendo di fare un video sulla mia Ants Room. Recentemente ho organizzato diversamente gli spazi adibiti all'allevamento, riducendo il tutto a 2 armadi a 2 ante ed un tavolino, visto che lo sviluppo verticale mi ha permesso di guadagnare spazio. Quindi un video dedicato credo che non soddisferebbe appieno la vostra curiosità. Non preoccupatevi, per voi ho ancora qualche sorpresa in serbo per il prossimo futuro. Però vediamo subito in cosa consiste. Eccola! La mia Ants Room. Con il tempo ha subito diverse modifiche. Per esempio, gli armadi sono diventati 2. In uno vi sono sistemate tutte le mie colonie di formiche. Nell'altro trovano posto i contenitori dove vengono allevati gli insetti da pasto e tutto il materiale che mi serve per la gestione dell'allevamento. Cerco di seguire una certa uniformità per l'allestimento dei vari setup. Mi piacciono le arene in vetro trasparente. Mi piacciono che siano sistemati in un certo ordine sugli scaffali dell'armadio. Qui sono sistemati i nidi e le renne di tutte le mie colonie che vedete nei video, nei diari di aggiornamento e nei documentari. Si può proprio dire che questo è il mio mondo, il mondo di cui è fatto Ants Italia.
Trascorro parecchie ore alla settimana in questa mia headroom. Bisogna nutrire le colonie a scadenza regolare, cambiare provette, ripulire le arene, controllare i nidi, assicurarsi che le formiche stiano bene e che abbiano tutto quello di cui necessitano. Spendo moltissimo del mio tempo trascorrendolo in questa stanza, osservando il comportamento delle formiche. Questa è la parte più bella ed interessante. E in questa stanza decido anche quale sarà il prossimo video per il canale, quale specie trattare o che argomento affrontare. E ora vi lascio un po' alle mie beniamine. Era così tanta la voglia di condividere questa passione e di voler trovare altre persone con cui farlo che il 2 febbraio 2018 ho creato il gruppo Facebook.
con l'intenzione di fare da riferimento per altri appassionati come me. Ho pensato che creare un gruppo su un social avrebbe riunito in modo immediato più persone con lo stesso interesse. Il gruppo sarebbe stato il posto in cui avremmo potuto parlare di formiche, scambiarci informazioni, difficili da trovare da altre parti. Tra alti e bassi, sono riuscito a circondarmi di persone competenti che tuttora mi danno una mano. Sono davvero lieto di potermi considerare amico di molti di loro. Ovviamente, come ho accennato in precedenza, non è sempre stato facile, ma l'impegno profuso dallo staff e da tutti voi mi ha sempre spinto a non demordere. Col passare del tempo si è reso necessario un metodo per fare in modo di avere tutte le informazioni a portata di mano e quindi a novembre 2019 ho pubblicato il sito. Ovviamente il progetto è ancora acerbo ed in continuo miglioramento. Per il suo mantenimento ho scelto un neolaureato che ho schiavizzato e che faccio pagare in tapinoma. Per il sito stiamo davvero concentrando ogni nostro sforzo per renderlo accessibile ad un più vasto pubblico, predisponendone la versione in inglese. Oh my god, Enz Italia parlerà più lingue. Tornando al gruppo Facebook, è stato incredibile assistere alla sua evoluzione. Da qualche centinaio di iscritti è passato a oltre 3.000. I post sono stati e sono tuttora tantissimi, così come le domande e i contenuti. E la loro gestione non sarebbe possibile senza l'aiuto di un team coeso e affiatato di moderatori che voglio ringraziare in prima persona. Sara, Gianluca, Filippo, Giovanni, Roberto, Francesco, Guglielmo, Dario, Tommaso, Nicolò, Ivan, Davide, Michael e ancora Francesco. A volte vi possono sembrare cattivelli e intransigenti, qualcuno li ha definiti persino bacchettoni, ma è grazie alla loro moderazione e alla loro esperienza che il gruppo mantiene degli standard elevati. Come vi ho accennato prima, ho intenzione di festeggiare questo nostro primo traguardo con un giveaway un po' particolare. Invece della classica estrazione casuale, ho pensato che sarebbe stato bello che foste voi a raccontarmi qualcosa. Quindi vorrei che rispondeste a questa domanda. Che cosa di importante vi ha insegnato l'osservazione delle formiche? Verrà premiato il commento con più like e risposte, quindi sarete voi a decidere la storia più bella. Per poter partecipare con la propria storia è indispensabile utilizzare l'hashtag EnzItalia10K e commentare entro e non oltre le 23 di giovedì 13 maggio. Il nome del vincitore verrà annunciato alla fine del prossimo video. Vorrei concludere dicendo che assistere a tutto questo interesse per le formiche mi riempie di entusiasmo. Nonostante tutte le cose che potreste guardare su YouTube, Netflix, in TV o altrove, nel vasto panorama di scelta tra video e contenuti in rete, voi ragazzi mi dimostrate che ci sono ancora persone che danno valore alla natura che ci circonda, della quale fanno parte anche le formiche. Davvero non riesco a descrivere quanto sono ispirato da tutti voi. Finché voi ragazzi continuerete a seguirmi, prometto che continuerò a creare altri video sulle formiche per scoprire insieme il fantastico mondo che le circonda. Come al solito, se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.